Ehi Google, sono in studio. Bene ragazzi, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Avete visto questi assistenti virtuali che sono entrati prepotentemente nelle nostre case? Chi non ne ha uno? Scommetto che tutti voi ne avete almeno uno. Bene, assistenti virtuali che sono entrati prepotentemente in casa nostra e che però ci gestiscono anche, come avete visto, la domotica. Domotica che ormai è sempre più diffusa in tutte le case, perché ci permette di fare davvero tante cose. Possiamo accendere e spegnere le luci, possiamo aprire e chiudere la porta, possiamo addirittura mettere e togliere l'allarme, aprire e chiudere le tapparelle, accendere il riscaldamento, fare andare il condizionatore. Ragazzi, veramente ce n'è per tutti i gusti, ormai ci sono apparecchi da montare ovunque e quasi tutti gli ecosistemi sono, diciamo, compatibili e quindi abbiamo la possibilità di utilizzare davvero di tutto. Soprattutto per fare questo che vi ho fatto vedere ho usato Philips Hue. Infatti oggi vi parlo di Philips Hue, che è una parte della domotica che mi permette di gestire tutte le luci di casa. Infatti è un bridge che gestisce più di 60 luci, quindi possibilità di collegare davvero tante lampadine e punti luce vari, interni e esterni a casa. Davvero carina come situazione, un prodotto che funziona davvero molto bene, che utilizzo ormai da qualche anno. Chi di voi mi conosce sa che già tempo fa avevo fatto dei video dove presupponevo di portarvi dei video di questo tipo, ma non l'ho più fatto, quindi lo sto facendo ora. E quindi cosa dire? Nient'altro, vi faccio vedere qualche immagine e torniamo poi subito qui. Vediamo insieme che cosa ho comprato io per fare tutto questo. Guardate qui quante scatolette, vi faccio vedere da questa parte su questa camera quante scatolette ci sono di questo Philips Hue. Allora vi elenco un pochino quello che ho acquistato io per fare tutto questo, quindi le lampadine, appunto il bridge eccetera che ho acquistato. Allora facciamo un po' di spazio, togliamo un po' di queste scatolette perché ve le presento una alla volta. Vi faccio vedere intanto questo che è lo starter kit. Ovviamente all'interno non ci sono i componenti perché altrimenti dovrei spegnere tutto e ovviamente non è possibile. Questo qui è uno starter kit, al suo interno ci sono le 3 lampadine più il bridge, che sono poi quelle che vi sto facendo vedere in sovraimpressione. 3 lampadine più bridge che secondo me sono un ottimo starter kit perché il bridge solo costerebbe veramente troppo. Quindi questo è un ottimo punto di partenza, avete già 3 lampadine RGB e il bridge. Poi dopo di quello io ho acquistato 2 Philips Hue Go, 2 lampade fantastiche che hanno la particolarità di funzionare anche con la batteria. Quindi voi potete staccare il cavo, portarvele all'esterno o portarvele dove volete, magari in una bella serata estiva siete fuori seduti con gli amici, le mettete lì e sono molto belle da vedere e poi creano veramente tanta atmosfera. Quindi queste qua le 2 Philips Hue Go che poi vi annuncio già adesso che farò poi un altro video in merito a queste Philips Hue Go perché io le utilizzo anche per giocare, poi nel prossimo video vi spiego anche come. Dopodiché eccola qua, striscia LED Philips Hue, anche questa sono 2 metri più 1, questa l'ho montata dietro alla TV come vi sto facendo vedere in questo momento, che dà veramente un effetto fantastico, veramente bella. Dopodiché questa lampadina singola l'ho acquistata, ho trovato un'offerta alla Mediaworld, l'ho acquistata lì, lampadina sempre a colori, molto semplice l'aggiungere lampadine, quindi potete comprarne davvero quante ne volete, l'aggiungete facilmente, poi vi faccio vedere dall'applicazione. E poi, tanto per provare, ho comprato anche queste due sono lampadine solamente bianco, sono 2700 Kelvin se non vado errato, ma sì, 2700 Kelvin, e le ho acquistate da Amazon Warehouse, quindi se volete anche lì potete acquistare questo tipo di lampadine. Praticamente non mi vedete più da tutte le scatole che ci sono qui, quindi le tolgo, ecco qui. E insomma questo qui è un po' tutto quello che ho acquistato io per fare questa domotica in casa mia. Chiaramente piano piano sto acquistando altre luci perché effettivamente io ne sono ghiotto, mi piacciono e quindi ovviamente le acquisto appena chiaramente vanno un po' in offerta eccetera, colgo insomma l'occasione.
E niente, andiamo un attimino a vedere nell'applicazione come ci si gestiscono tutte queste luci. Allora, Philips Hue Go che ha un'applicazione sua e con la sua applicazione potete interagire anche con Google e Alexa, quindi andare a fare il login con Google e Alexa e avere il controllo anche da parte loro di queste luci, di questo bridge. Bene, eccola qua l'applicazione, quando l'aprite la trovate in questo modo, vi sto facendo vedere, appunto sto registrando il mio cellulare, quindi state vedendo esattamente quello che vedo io. Al momento, come vedete, io ho attivate varie zone, taverna e soggiorno, quindi queste luci sono accese. Ho acceso computer, ho acceso zona TV e ho acceso piano interrato. Cosa vuol dire? L'applicazione divide in due particolari settori, divide nelle tue stanze e nelle tue zone, perché potete fare delle stanze e delle zone, quindi dividere quello che sono ad esempio la sala dalla zona TV, per capirci. In queste zone voi, vi faccio vedere ad esempio se io dovessi entrare in piano interrato, io in piano interrato vado a vedere che ho, aspettate un secondo, qui vado a vedere che ho tutte queste luci, ho praticamente le due luci computer, taverna più taverna più taverna, quindi ho 5 luci soltanto qui nel piano interrato. Chiaramente tutte programmabili, tutte regolabili, tutte che possono interagire una con l'altra. Cosa vuol dire? Io posso andare a cliccare su piano interrato, andare nella sezione dove ci sono le varie scene e selezionare una di queste. Ad esempio tramonto nella savana, tramonto tropicale e come vi sto facendo vedere in questo momento, a secondo di quello che voi cambiate, andate a cambiare l'atmosfera nella stanza, davvero molto bello. Per andare addirittura a personalizzarvele, cioè potete fare dei preset dove, ad esempio come vedete qui io ho per lavoro e per riprese video, ho le luci Philips Hue che quando devo fare riprese video schiaccio riprese video e mi si impostano come io le ho preparate già prima, quindi una scena già preparata. Molto bello il software, molto intuitivo. Che cos'altro ci permette di fare questo software che è davvero, secondo me, completo? Ci permette di fare varie attività, come ad esempio a casa e fuori casa, cioè dire alle luci quando esco di casa vi spegnete, quando torno a casa vi accendete. Fantastico. Oppure fare il risveglio la mattina, dire alle luci dovete accendervi alle 7:30 e loro alle 7:30 piano piano, con un tempo che voi gli date, che può essere di 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, loro piano piano si accendono e vi svegliano con molta dolcezza. Cosa interessante. Poi addormentarsi, ovviamente si spengono piano piano mentre voi vi addormentate. Altre attività che possono essere, anzi ci entriamo, le guardiamo, che possono essere appunto personalizzate, come stavo per dirvi. Cioè ad esempio andiamo a dire che magari la lampada numero 4 o magari la lampada computer deve spegnersi alle 11 di sera, alle 11 di sera si spegnerà. Quindi sono attività programmate che programmate voi. Poi abbiamo il timer che ci permette di creare dei timer appunto alle luci e poi abbiamo questa possibilità da altre app, cioè possiamo scaricare altre applicazioni e da altre applicazioni interagire con l'applicazione Philips Hue. Poi nella sezione Esplora abbiamo anche qui varie opzioni che ci permettono ad esempio di andare a vedere quali sono le Friends of You, cioè praticamente gli assistenti vocali che interagiscono con le Philips Hue, che sono Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant e Microsoft Cortana. Cortana che sinceramente la sento veramente pochissimo, infatti non la sento quasi mai nominare. Poi chiaramente c'è la possibilità di utilizzare anche altri switch, anche altre cose tipo gli FTTT, eccetera eccetera. Poi abbiamo le app consigliate, cioè il software, l'applicazione scusate, ci consiglia altre applicazioni che fanno altri effetti con queste luci. Lo Hue intrattenimento, quindi qua abbiamo praticamente la possibilità di selezionare, di installare lo Hue Sync per esempio e andare a fare quel lavoro di cui vi parlavo prima, che voglio farci un video con le Philips Hue, di interagire con il monitor del vostro computer. Non so se avete mai visto quando andate alla Media World, ma sicuramente vi è capitato, le televisioni Philips che sul retro hanno delle luci che completano un po' quello che è la colorazione dello schermo, cioè allungano sul muro il colore dello schermo, stancando meno gli occhi e dando un'esperienza visiva completamente diversa, quindi molto bella. Quindi ci permettono anche di interagire con la Razer, ad esempio, cioè di interagire luci con tastiera e mouse, quindi mentre stiamo giocando sincronizzare tutto quanto insieme, davvero molto bello. Dopodiché abbiamo la sezione video di istruzioni, qui abbiamo un po' tutti i video di istruzioni
che ci permettono di imparare delle cose, quindi che da fare con le Philips Hue, e le novità. Ogni tot tempo Philips ci invia delle novità, le novità che sono state appunto inserite da Philips, nuove, e quindi nuove possibilità di fare nuove cose. Dopodiché abbiamo le impostazioni che, come tutti sappiamo, impostano appunto quello che ci serve. Qui abbiamo il controllo da remoto, possiamo attivarlo, quindi controllare anche dall'esterno. Nel mio caso è attivato, come potete vedere. Lo U-Bridge è connesso, quindi mi dà un'informazione istantanea, mi dice ok, lo U-Bridge è connesso, quindi fai tutte le operazioni che non c'è problema. Le stanze zone, quindi dove possiamo andare a inserire le nostre stanze, le nostre zone per dividere le luci come preferiamo. La configurazione luci, qui possiamo andare ad aggiungere o rimuovere luci a secondo se dobbiamo metterle o toglierle. Configurazione accessori, nel mio caso io ad esempio ho un interruttore che non vi ho fatto vedere, anzi ve lo mostro adesso in sovraimpressione. È un interruttore che ci permette di accendere e spegnere la luce, di dimmerarla e di mettere, se non vado errato, a memoria 4 impostazioni predefinite. Premendo l'1, ogni volta che premete cambia una delle impostazioni. Quindi il comportamento all'accensione, possiamo dire ad ogni luce che quando si accende deve essere di questo colore, eccetera eccetera. Quindi per ogni luce possiamo davvero fare un tipo di personalizzazione. E l'area di intrattenimento, questa è una cosa davvero interessante. Possiamo creare un'area di intrattenimento che poi andrà sul computer a sincronizzarsi come area di intrattenimento di computer, cioè quando andiamo a giocare le luci interagiscono con il gioco, ma questa è una cosa che vi farò vedere nel prossimo video. Quindi l'intrattenimento, e poi abbiamo il widget, abbiamo l'HomeKit di Siri, l'aggiornamento software, le avanzate, insomma abbiamo davvero tantissimo in questa applicazione, che è davvero completissima. Scusate, ho detto 100 volte davvero, ma lo è davvero. Quindi che dire, questa qua è un po' tutta la presentazione di tutto quello che io ho acquistato come Philips Hue per far sì che la mia casa abbia luci domotiche. È chiaro che ne vorrei di più, infatti piano piano, quando vanno in offerta o comunque quando ne ho la possibilità, ne compro altre e vado a inserire le varie stanze. È molto bello perché lo potete costruire piano piano come volete, quindi dall'inizio fino ad avere un sistema completo. Quindi Philips Hue, cos'altro dire? Niente, compratelo perché è davvero carino, davvero bello. Spero che il video vi sia piaciuto, che siate stati mai volentieri, iscrivetevi, lasciate un like e accendete la campanella, perché così saprete quando pubblico altri video. Io non ho altro da dirvi, vi saluto e qui è tutto da Giacomo P. Ciao!